Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche affettive per il primo semestre del 2024. Abbiamo il Papa, amici del Capricorno. Quando c'è il Papa si parla sempre di qualche ufficializzazione, di qualche cerimonia, perché no? Per qualcuno potrebbe essere anche un matrimonio o un contratto, che se non è proprio un matrimonio di quelli ufficiali in chiesa, diciamo, può anche far riferimento a una convivenza. È come se fosse un accordo reso pubblico. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre io vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella playlist, scusate, la trovate sotto nella descrizione e sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email, lo vedete anche scritto qui e lo trovate anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere amici del Capricorno che energie ci sono disponibili. Partiamo da una regina di coppe, 9 di bastoni, il re di coppe, abbiamo un 7 di bastoni, la carta dell'appeso, un cavaliere di bastoni al contrario e la carta della temperanza. Bene, allora, devo dire che partiamo con questa regina di coppe al contrario. È una carta di forte sensibilità. Quando c'è la regina di coppe al contrario è perché c'è una sorta di sali e scendi emotivo, devo dire. Abbiamo anche questo 9 di bastoni, probabilmente avrete bisogno di difendervi da questo alto e basso emotivo, da questa variabilità, ecco, per quello che riguarda le emozioni che proverete durante la prima parte del 2024. Avete anche un re di coppe, re e regina di coppe, quindi avete due figure dello stesso seme. Qui ho come la sensazione che ci sia qualcosa che deve ancora aspettare, come se i tempi non fossero stati maturi fino ad adesso o non siano proprio ancora completamente maturi. Però andiamo a vedere carta per carta, sapete che poi con i mini tarocchi vengono fuori sfumature interessanti. Quindi ripartiamo dalla regina di coppe, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Poi alla fine della lettura vi dirò per single, coppie e tutto quanto, andrò più nello specifico a darvi il messaggio. Adesso guardiamo un po' l'energia generale. Allora, abbiamo la morte il 2 di spade per la regina di coppe al contrario. Con la carta della morte sento che c'è bisogno di tagliare su questi dubbi che ci sono. Il 2 di spade mi dice che ci sono delle cose che non vedete probabilmente o che non state considerando. Probabilmente per qualcuno è proprio il non vedere questo sali e scendi emotivo ed è l'atteggiamento che bisogna lasciare indietro. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Allora abbiamo un 3 di coppe e un 5 di bastoni. Qui ho come l'idea che vi dobbiate difendere dalle forze esterne, dalle persone che vi circondano. Vi dirò che per qualcuno la regina di coppe può far riferimento a una persona, così come anche il re di coppe. Adesso io li interpreto come energie per darvi un'idea del movimento appunto energetico, poi ripeto andremo a vedere più nello specifico. Allora, qui c'è come il bisogno di difendersi sia dalle energie esterne, per molte persone sono i colleghi, per altri sono gli amici o comunque le persone che vi stanno intorno e che vi amano in un certo senso. Però c'è come da porre dei paletti, c'è come da mettere l'alto là. Andiamo a vedere il re di coppe.
Abbiamo un 8 di coppe, un asso di spade e un 3 di bastoni. Allora, qui sento ragazzi con questo asso di spade che una comunicazione verrà fatta, ci sarà qualche cosa che verrà a galla. O sarete voi a dirlo o ve lo diranno. È facile per molte persone che ve lo diranno. Sarà un qualche cosa di cui verrete a conoscenza dalla bocca di qualcun altro. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Abbiamo un cavaliere di pentacoli al contrario e un re di coppe. Guardate, quando c'è un 7 di bastoni al contrario è come se ci fosse una lotta dove la persona si sente da sola nel combattere questa lotta, questa battaglia. E in effetti c'è anche un cavaliere di pentacoli al contrario, come se o qualcuno vi sottovaluta, oppure se non è qualcuno di esterno siete voi che vi date meno valore di quello che avete. Può anche essere che diate meno valore di quello che in realtà abbia una persona. Vi dico così perché abbiamo 2 volte il re di coppe. Andiamo a vedere l'appeso. Dieci di spade e 7 di bastoni di nuovo, ragazzi. Allora, qui sento che molte persone dovranno cambiare l'attitudine e difatti qui avevamo la morte che vi diceva che è ora di tagliare con questa ipersensibilità, con questa anche cecità un po', visto che c'è il 2 di spade, no? Quando c'è l'appeso, è come se venisse data la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. È una carta positiva comunque, perché è come se decideste ad un certo punto di lasciarvi indietro, un po' grazie alla morte, un po' grazie ai 10 di spade, una determinata situazione o un determinato modo di pensare o di agire. Devo dire che qui è più il modo in cui voi vi ponete nei confronti del mondo esterno, perché state, o meglio, sarete nella necessità di creare delle barriere perché in questo momento non vi sentite in diritto, non vi sentite uguali agli altri, non vi sentite ehm, autorizzati ad alzare la testa perché ancora non avete messo queste barriere. E invece è proprio quello che inizierete a fare, inizierete a creare una vostra zona di comfort anche all'interno della coppia, una zona di sicurezza, diciamo, dove appunto con questo cavaliere di pentacoli sento che molte persone lavoreranno sull'idea che hanno di se stessi, che non è tanto come sono, ma è come appaiono al mondo esterno o come si dipingono, perché ho anche l'idea che proprio perché magari non abbiate delle barriere definite, tendiate, magari non con tutti, però tendiate a, come vi posso dire, a presentarvi come persone che sono in situazioni di svantaggio. E invece questo atteggiamento è da lasciar perdere. Anche perché è una vostra idea quella di essere in svantaggio. Magari se fosse la stessa situazione con un'altra persona, l'altra persona lo vivrebbe come una cosa, un momento di vantaggio, ipotesi. Però dipende sempre da come uno presenta le cose, la capacità di saper vendere dei commerciali, no? Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Abbiamo il sole, un 5 di pentacoli e un 7 di pentacoli. Di nuovo come l'ha appeso una carta di fermo, il 7 di pentacoli. Sì, allora, qui ho l'idea che vi dicano di non muovervi troppo all'esterno, ma più che tutto di fare il lavoro all'interno di voi.
a livello di evoluzione personale intendo, a livello di appunto avere tutte queste emozioni che certe volte vi dominano. Qui si tratta di mettere appunto dei paletti, di iniziare a porvi in un altro modo nei confronti del mondo e a dire no, aspetta un attimo, ok? Non fate mosse azzardate col cavaliere di bastoni al contrario. Avete anche la temperanza alla fine, voglio andare a vederla. Perché la temperanza è una carta di guarigione. Però tutto qua mi dice fermi, non vi muovete, non fate troppi movimenti in avanti. Allora, è caduta una carta, la recupero un attimo. È un 9 di bastoni. È un 4 di pentacoli. Probabilmente c'è una certa stanchezza di base qui, ragazzi, che vi state portando dietro da tempo. Ed essendoci un 4 di pentacoli, in un certo senso siete anche un po' attaccati a questa situazione. Può essere che qualcuno qui non sappia bene con questo 2 di spade come smuovere, che tipo di tagli fare per far evolvere questa situazione un po' più velocemente, mi verrebbe da dire, perché avete veramente tante carte di fermo qui. Allora, partiamo dalle coppie. Se siete in coppia, vale un po' lo stesso discorso, nel senso che c'è qualche tipo di atteggiamento all'interno della coppia che è il caso di modificare. Potrebbero essere delle discussioni di poco conto, sapete quando ci si attacca per i dettagli perché magari uno dei due è nervoso o cose di questo genere, quindi potrebbero essere appunto discussioni potrebbero essere anche dei pettegolezzi. Per qualcuno potrebbe essere una questione legata a una cerimonia, una celebrazione che si deve organizzare. Questo ve lo dico perché c'è sia il 3 di coppe che qui la carta del Papa, ok? Quello che vi posso dire è sì, di creare questa sorta di zona di comfort, di protezione. Ce l'avete 2 volte il 9 di spade di bastoni. Questo vi aiuta a creare questa temperanza, a creare questo equilibrio, questa armonia, questa guarigione. Anche perché quando c'è il 9 di bastoni c'è parecchia stanchezza. Ok, quindi devo dire che probabilmente la relazione sta andando così avanti da un po', dove non ho l'idea che non vi vogliate bene, ma più semplicemente che non vi capiate o che non siate magari sulla stessa lunghezza d'onda quando è ora di parlare. Vi dico, c'è un re e una regina di coppe, quindi la relazione sembra profonda. La carta di base è un papa, quindi è un qualche cosa che è già ufficiale, già costruito, no? Però ho come l'idea appunto che ci sia qualche cosa da perdonare all'interno della relazione. Per qualcuno è un tradimento del passato, è come se ci fosse bisogno di riacquisire fiducia e per quello c'è bisogno di guarire. Però per riuscire a fare questo, ragazzi, quello che è necessario fare è perdonare la persona. Anche nel caso in cui siate scusate, anche nel caso in cui siete single e la persona è del passato, per andare avanti rilasciando karma, quello che si deve fare è perdonare. E perdonare non vuol dire riprendere la persona nella propria vita, ma semplicemente lasciare andare il rancore nei confronti di questa persona e anche nei nostri. Perché molte volte le persone più difficili da perdonare siamo noi stessi. Ok, qui c'è proprio bisogno di guarire una relazione o direi più una dinamica di comportamento all'interno della relazione, ok? E poi un altro invito che vi posso dare per le persone che sono in coppia è quello di, come vi posso dire, di non essere così ingenui, di non essere anche un po' infantili, vi direi, perché tra la regina di coppa al contrario, tra la carta del sole qui, per qualcuno ci potrebbe essere un po' di ingenuità.
Però tutto sommato, ragazzi, si termina poi con la temperanza, quindi devo dire che ehm, si va verso l'equilibrio, si va verso l'equilibrio. La prima cosa da fare è proteggere quello che già avete. Mm? Nel caso foste single, ecco, allora qui vi dicono di, come vi posso dire, attivare il discernimento, mettere delle barriere tra voi e gli altri, non farvi dominare dalle emozioni. Mm? E perché qui con il 2 di spade è come se ci fossero parecchi dubbi. Probabilmente inerente proprio a una persona. Potrebbe essere una persona che avete conosciuto, ehm, non è pochissimo, ma non è neanche tantissimo. Però è come se questa persona in realtà non vi desse il giusto peso, il giusto merito. Ed è quello che sarete portati a vedere nel prossimo periodo. Se proprio non avete nessuno, nel senso che non avete nessuno in mente, vi dico che potrebbero, sì, anche qui di figure ce n'è in realtà. Potreste conoscere almeno due persone interessanti, se non di più, se non anche tre o quattro. Sta di fatto che con una di queste, ragazzi, diciamo che quella che vi interessa di più, mi viene da dire, o quella che potrebbe avere più potenziale, ma questa persona ha come la sensazione che sembri, eh, come dire, essere un po' distratta più che tutto. E giustamente, riprendendo il discorso di prima, se voi avete questa tendenza a porvi nei confronti degli altri come persone vittime, come perdenti, ma succede tutto a me, ma qui, ma lì, ma su, ma giù, può anche darsi che quella persona, insomma, magari vi abbia valutato in un certo modo perché questa è l'idea che voi date. Mm? Quindi occhio a quello di cui vi lamentate. Vi dico questo perché avete anche un 5 di pentacoli, che è una carta di vittimismo, di qualcuno che ama farsi compatire, di qualcuno che ama lamentarsi anche, perché è proprio una carta che parla di lamentela. È un'energia che promuove il cambiamento in realtà, ma siccome la scelta è di questi due personaggi, loro scelgono di stare al fuori, al freddo, piuttosto che di fare un passo verso la casa, verso un rifugio. È come se se queste persone aspettassero di essere salvate e avendo anche il sole di fianco, sento che è un po' un segno di ingenuità. Perché avendo anche il cavaliere di bastone al contrario, è come se non faceste movimenti, se steste in attesa che qualcun altro appunto vi salvi. Ma questo è un atteggiamento da cambiare perché ognuno di noi salva se stesso. Va bene. Per i single. Allora ragazzi, vi dico, qui sì, c'è movimento. L'unica cosa appunto, cercate di non scivolare troppo come si dice, sull'essere pessimisti, ok? Sul, sul pensare che appunto qualcuno vi debba salvare, perché questo atteggiamento potrebbe comunque, diciamo, non essere visto di buon occhio, essere visto come un atteggiamento di debolezza da parte della persona che vi interessa o che andrete a conoscere che vi interesserà. Guardate, una la conoscete sicuro, avete due volte il re di coppe.
Poi vi dico, avete anche un sacco di altre figure, quindi secondo me sarà anche più di una. Per qualcuno nello specifico vi dirò che secondo me la conoscete da tanto tempo, potrebbe anche essere una persona con la quale si sia già instaurato un certo tipo di relazione, nel senso che ha già una certa sostanza la vostra relazione, ma c'è qualche cosa che vi dovete perdonare o che dovete comunque cambiare, tagliare. Qui avete morte, appeso e temperanza, ok? C'è comunque appunto la temperanza a fine lettura, si va verso il riequilibrio, si va verso l'armonia. Per quello che riguarda la famiglia, allora, sia che sia la vostra famiglia, sia che sia, cioè quella che avete creato voi, sia che sia la famiglia di origine, devo dire che qualche tensione potrebbe esserci, ma più che tutto su delle scelte da dover affrontare. Per qualcuno si tratta di una scelta inerente ai propri genitori, come se voi doveste scegliere al posto dei vostri genitori su una questione che riguarda i vostri genitori. Se fosse la famiglia che avete creato, ragazzi, io vi dico, non è che ci siano grosse cose, ci saranno dei cambiamenti importanti da fare, appunto, ma più che tutto perché sarete voi che dovrete effettuare delle scelte. Ok? Tenete presente che avete anche la carta dell'appeso, vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Avete la morte, avete la possibilità di tagliare quello che non vi serve più, ok? Dunque, per quello che riguarda i figli, perché ovviamente ne avesse, devo dire che non è male, ragazzi, nel senso che c'è una buona comunicazione con i figli, ci sono dei progetti, per qualcuno si tratta proprio di organizzare qualche viaggio, qualche spostamento o del figlio, nel senso che insieme organizzerete lo spostamento del figlio, oppure proprio un viaggio di gruppo. Se non aveste figli, vi dico che ci potrebbe essere un viaggio in vista, che per qualcuno, vi dirò, potrebbe essere un viaggio di tipo spirituale. Stavo per dire spiritico, magari per qualcuno ha senso. Sento che c'è come un qualche apertura a livello di possibilità e a livello mentale di iniziare una forte comunicazione con, diciamo, con il mondo dell'aldilà, con le entità che ci sono nell'astrale. Tenete presente che avete il Papa. Il Papa è il mediatore, colui che canalizza i messaggi e le divulga al pubblico. Ok, quindi può esserci anche questa componente per qualcuno. Cosa vi ho detto? I figli, single, le coppie. Ah, gli amici. Gli amici, ragazzi, sento che beh, credo che neanche loro vi diano il giusto valore, ma perché giustamente siete voi che vi ponete in un certo modo. Cambiate il modo che avete di ponervi nei confronti di porvi, nei confronti del mondo esterno e vedrete che anche gli altri cambieranno idea su di voi. Qui si tratta di portare in equilibrio la vostra situazione nei voi stessi, di stare meglio. Sento che avete bisogno di vivere più serenamente nel mondo, nella vita di tutti i giorni. Vi dico, qui all'inizio parlavo con il Papa di quello che poteva essere un matrimonio, un contratto, ma vedendo poi tutte queste carte sento di più che è una questione di guida. Ho come l'idea che qualcuno potrà diventare la guida dei propri figli o semplicemente come se fosse una sorta di suggerimento, perché comunque qui avete due volte il re di coppe che parla di maestri spirituali, avete l'appeso che è una carta di fermo proprio per fare un lavoro interno e anche la carta della temperanza, quindi
Per qualcuno, e che poi c'era anche quel messaggio di cui vi ho parlato prima, quindi per qualcuno si tratta veramente di iniziare a canalizzare i messaggi che arrivano dall'alto. Ma se ci fate caso, il Re di Coppe è in posizione di meditazione, diciamo. E difatti lui sta come canalizzando, e poi qui ha un cuenco tibetano, come se poi con le dita lo facesse suonare, lo facesse cantare, parlare. Un cuenco, come si chiama? L'ho detto in spagnolo. Come si chiamano? Le campane tibetane. Allora, altro da dirvi, ragazzi? Allora, a parte quella morte, che è l'unica cosa che così può destabilizzare un po', ma come vi dicevo all'inizio, è una scelta che farete voi. A parte quello, c'è come una grossa evoluzione a livello interno vostro. Infatti si partiva dalla regina di pentacoli al contrario e si va a finire alla temperanza, ok? Di pentacoli, di coppe. Al contrario finiamo con la temperanza, quindi si finisce con la guarigione. C'è come un momento di introspezione in questi 6 mesi che riguarderà sia appunto i single, sia la propria famiglia, il vostro modo di porvi nei confronti degli altri. Di conseguenza inizierete a tirar su barriere nei confronti degli altri, a non accettare più certi tipi di comportamenti o certi tipi di situazioni, perché qualcuno qui è arrivato al limite e dirà basta, o con o senza di me, insomma. Questo ve lo dico, diciamo, ancora guardando questa parte della lettura, però già verso la fine è tutto molto più sereno, ok? Andiamo a vedere un koan, vediamo che messaggio vi vogliono dare ancora. 3, ok. Allora, fa quello che vuoi e non perché devi. Quando ci obblighiamo a fare qualche cosa solo per soddisfare le aspettative degli altri, ragazzi, ma magari noi non abbiamo né voglia di soddisfare l'aspettativa né voglia di fare quella cosa lì, cioè non abbiamo particolare entusiasmo per far contenti la persona, oppure nello specifico è proprio la cosa che ci danno da fare che non abbiamo voglia di fare, siamo sempre liberi di dire no, mettete le barriere, ok? Se avete piacere di fare qualcosa fatelo, ma se non avete piacere lo fate solo per sentirvi accettati, per sentirvi amati, perché avete paura che non avrete più l'accettazione degli altri. No, ok? Poi abbiamo l'eroe senza paura è un bambino colmo d'amore. Che bella, qui risento tanto la carta del sole che vi è uscita. Sì, in effetti si tratta di ritrovare la genuinità dentro voi stessi, ok? Qui avete bisogno di schermarvi. Devo dire che molte persone probabilmente sono entrate in questo tipo di atteggiamento, diciamo, lamentoso o... Guardate, ritorno a questa frase. Io credo che molte persone qui stiano facendo qualche cosa solo perché sentono di doverlo fare, non perché abbiano piacere di farlo. Cercate il bambino interno che è in voi, fate questo viaggio di cui ci parla l'otto di coppe, studiatevi, cercate di capire che cosa volete per voi, cosa sentite in linea con voi e andate senza paura a prendere quello che è il vostro sogno, il vostro desiderio, semplicemente anche esprimere voi stessi. Mm? Poi abbiamo conosci chi sei? Sì, ciò che conosci. E qui ritorniamo un pochettino all'otto di coppe, quindi è molto importante l'autoanalisi, lasciare indietro certi atteggiamenti, iniziare a vedere le cose da un altro punto di vista perché è proprio la vostra essenza qui che avete bisogno di esprimere. Dovete imparare a conoscervi e dare quello che siete effettivamente, non quello che gli altri vorrebbero o si aspettano. E poi qui abbiamo, con lo zen ogni giorno è un buon giorno. Senza lo zen anche i bei giorni sono brutti. Lo zen parla del vivere nel qui e ora, nel momento presente, senza, diciamo, passare troppo tempo ricordando il passato e senza passare troppo tempo nel creare il futuro.
ok? È un po' come se vi dicessero ritrovate il vostro centro, perché anche i bei giorni, se voi non siete presenti in quello che fate nel qui e ora, possono diventare brutti, perché io ho un bellissimo giorno, ma penso al futuro, ai problemi che potrebbero arrivare, boh, mi si rovina la giornata. Comincio a diventare ansiosa, comincio a diventare lamentosa, comincio a diventare 5 di pentacoli fondamentalmente. Ok? Amici del Capricorno, spero che la lettura vi sia stata utile per capire come muovervi nel prossimo periodo. Fatemelo comunque sapere con un like, se avete piacere potete iscrivervi, condividere e potete anche abbonarvi. Per quello che riguarda il tasto abbonati, molte persone mi dicono che non si vede il tasto. Allora, può dipendere o dal modello del telefono, dalle impostazioni di YouTube oppure dagli aggiornamenti che avete. Se provate magari, non so, a scaricare gli aggiornamenti e si risolve il problema, bene. Diversamente, se non riuscite neanche dopo aver cambiato le impostazioni e gli aggiornamenti a risolvere il problema, vi consiglio di cambiare macchina, quindi o di provare da un altro telefono oppure di provare dal computer. Lì si dovrebbe vedere, ok? Amici del Capricorno, grazie di essere stati qui con me. Vi auguro un 2024 splendido. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!